Oggi parliamo della preview che è stata fatta da parte di One Page Rule per le regole della terza edizione, quindi notizie fresche. Per chi non conoscesse One Page Rule o OPR per gli amici, ho già fatto un video sul canale, vi lascio il link in descrizione e dovrebbe comparire adesso in alto a destra, eccolo là. Comunque adesso vi faccio un piccolo sunto. OPR sostanzialmente è un wargame tridimensionale, quindi che simula battaglie fra modellini in 3D, del tutto aperto e nella sua forma base del tutto gratis. Il bello che si basa principalmente su un regolamento molto snello e divertente a giocare che si può imparare molto rapidamente, per questo motivo viene chiamato One Page Rule, quindi una sola pagina più o meno, perché in verità poi il regolamento base va intorno alle ventine compresi ed esempi, ma vanno molto fluide. Soprattutto vi permette di giocare con qualsiasi tipologia di modellino che possedete. Quindi sostanzialmente potete giocare con i modellini sia della Games Workshop, quelli della Mantic, volete farvi la vostra stampa 3D da qualche artista da My Mini Factory, oppure usare i modellini messi a disposizione da OPR e via discorrendo. Potete usarli tutti, anzi tecnicamente potreste anche giocare con dei Lego o con qualsiasi altra cosa che avete a casa, insomma, bolt action, Battletech, veramente qualsiasi cosa. Il bello è che avete regolamenti per diverse scale, quindi potete fare lo skirmish, fantasy e sci-fi, potete fare una battaglia su larga scala, potete fare una battaglia molto simile a quella che può essere quella di Warhammer 40.000 e via discorrendo. Quindi veramente un gran bel sistema. Il regolamento, ripeto, è gratis nella sua forma base, quindi dateci un'occhiata, ma soprattutto se volete sapere di più nel dettaglio andate a vedere il mio video. Adesso però parliamo un attimo delle regole. Allora, intanto questa è soltanto una preview di quello che hanno fatto vedere, quindi non sappiamo per intero come saranno le regole della versione 3.0, però ci dimostrano già quanto quelli di OPR siano interessati a rendere il gioco il più flessibile e il più bilanciato possibile, prendendo un sacco di feedback da parte della community. Sono molto attenti sotto questo aspetto, infatti meritano un sacco di rispetto per questo, sotto questo punto di vista. Allora, il primo problema che hanno evidenziato è quello del rapporto sostanzialmente di punti fra le opzioni offensive e difensive dei modelli. In sostanza cosa succede? Succede che le opzioni offensive solitamente sono molto più economiche rispetto a quelle difensive. Per opzioni difensive intendiamo la qualità del modello, il numero di ferite che può sopportare, la qualità della sua difesa. Ecco, tutte queste solitamente costano molto di più rispetto a equipaggiare magari un'arma con deadly, pensata per uccidere appunto modelli di grosso calibro, oppure altre opzioni che vi danno semplicemente tanti attacchi. Basta pensare all'opzione di poison o modelli con il tunneler che magari vi prendono in corpo a corpo e fanno 5 attacchi a testa e sono 5 miniature, quindi beccate 3 milioni di dadi. E quindi sostanzialmente il loro discorso è che sì, magari spendo un sacco di soldi per un modello importante come un mostro o un tank, e poi con unità che sono più economiche, facendo tantissimi attacchi. È vero che molti di questi verranno assorbiti dalla corazza o comunque dalla rigenerazione del modello, ma eventualmente ti lancio 50 milioni di dadi, prima o poi muori sostanzialmente, cioè questo è il loro discorso. E questo dal loro punto di vista ha reso il gioco un po', l'ha messo un po' sui binari verso una direzione, no? Ovvero il pezzo grosso non lo metto perché tanto me lo uccidono con i pezzi più economici. Quindi quali sono le contromisure che OPR ha pensato per bilanciare il gioco? Allora, intanto quello di rivedere il costo delle unità per bilanciare il valore offensivo da quello difensivo. Banalmente, tutte le opzioni di armi, come possono essere la deadly, saranno semplicemente più costose. Anche tutte le opzioni che vi permettono di fare più attacchi verranno o eliminate o rese più costose, in modo tale da limitare il numero di attacchi presenti proprio sul board. Ed è molto interessante anche il cambiamento di alcune parole chiavi. Per esempio, Poison non triplica più i colpi, ma costringe gli avversari a ritirare i 6 in difesa. Il lanciafiamme non dà più 6 attacchi,
ma avrà un singolo attacco con Blast 3 e avrà una nuova parola chiave che è chiamata Reliable, ovvero l'arma colpisce con il 2+. Poi abbiamo Furious, non dà più un attacco extra quando siamo in carica, ma dà colpi extra quando tiriamo dei 6. Per ultimo abbiamo anche Lance, che non ha più Impact 1, che peraltro io Impact come regola la odio personalmente, ma semplicemente avrà una nuova parola chiave chiamata Lance che dà AP più 2 quando si carica. E prima di continuare con la seconda parte delle regole, se stai trovando questo video utile, ricorda di lasciare un like e magari considera anche l'iscrizione al canale. Se no, pazienza, va bene così. Andiamo avanti. Allora, il secondo punto che OPR mette in evidenza è un problema quasi strutturale, ok, del regolamento, che in un certo qual modo va a penalizzare eccessivamente gli eserciti di bassa qualità. Che intendiamo per eserciti di bassa qualità? Sono quel tipologie di eserciti che magari hanno molti modelli messi in campo, ma questi hanno proprio come cioè proprio a livello di scheda la qualità è bassa, colpiscono al 5+. Pensiamo ad esempio agli eserciti dei Goblin, ecco. Sono più penalizzati rispetto agli eserciti a qualità alta. Perché vi direte, vabbè, ma se ho qualità più bassa metto più pezzi in campo, quello che ha qualità più alta ne mette di meno, le cose si bilanciano. Sì, ma non del tutto, perché ci sono una serie proprio di meccaniche di gioco che sono eccessivamente penalizzanti per l'esercito a bassa qualità. Un esempio pratico è quello della copertura. La copertura che fa? Dà -1 al tiro per colpire, ok? Quindi che vuol dire? Che se io ho un'unità con la qualità 3+, e ho un -1 per colpire, sostanzialmente la mia efficacia è diminuita del 25%. Però se la mia unità ha la qualità 5+, e mi mette un -1, la riduzione di efficacia non è del 25%, è del 50% per me. E questo si applica in una serie di altre circostanze, ok? Inoltre mancano anche una serie di opzioni adeguate per compensare la loro bassa qualità. Quindi hanno fatto un buon lavoro per rivedere le diverse regole e riadattare. Per esempio, adesso la copertura non darà un -1 a colpire chi sta attaccando il bersaglio sotto copertura, ma darà un +1 in difesa a chi subisce il colpo e sta in copertura. Quindi questo aiuta enormemente gli eserciti a bassa qualità, dando anche un feeling un po' diverso al gioco. Adesso non guardate alla parola della regola, perché anche a me a una prima lettura veniva a pensare, ok, ma come faccio a non avere il malus a colpire se il mio avversario è in copertura, cioè non lo vedo, dovrebbe essere più complicato. Però poi, ripensandoci bene, effettivamente dare il +1 in difesa ti dà comunque la sensazione che c'è un certo vantaggio ovviamente a stare in copertura, questo è chiaro. Magari ti riesco a colpire, però effettivamente questo bonus non dico che dà più realismo, ok? Però sicuramente rende la partita più equilibrata e comunque anche con un wording diverso ha un certo grado di realismo che va comunque bene. Un'altra delle regole che verrà modificata è quella dello stealth, che dà -1 ai tiri per colpire. Però in questo caso non lo darà a prescindere, ma soltanto alle unità che sono oltre i 12 pollici. Questo cosa comporterà? Comporterà che un'unità si può pur sempre avvicinare per eliminare questo malus, quindi vi dà un po' più di opzioni tattiche. Inoltre ci sono una serie di regole che cercheranno di dare più vantaggi o comunque più opzioni per gli eserciti a qualità più bassa, mentre ci saranno un paio di regole tattiche per gli eserciti di alta qualità. Ovviamente scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate delle nuove regole, cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa vorreste vedere. A me personalmente questi cambiamenti sono piaciuti, ovviamente per dare una conclusione va provato. Vi ricordo, se non l'avete visto, il mio video di introduzione a tutto il sistema. Il link al video di OPR ve lo lascio qua e alla prossima!